Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi vi voglio parlare di sistemi di navigazione e nella fattispecie vorrei parlarvi del TomTom Rider, che è il dispositivo che utilizzo per la mia moto. Questo argomento mi è stato suggerito da Paolo, un mio follower, Paolo Bissoli, che io ne approfitto per salutarlo. Ciao Paolo, grazie per il tuo suggerimento. Io utilizzo questo dispositivo e non il GPS integrato alla moto, ma per un semplice fatto. Il TomTom mi dà degli aggiornamenti gratuiti a vita, mentre il navigatore integrato della moto purtroppo no, io tutti gli aggiornamenti delle mappe le devo pagare. Comunque, se questo argomento vi può interessare, quindi come funziona il discorso TomTom, vi aspetto dopo la sigla, ma prima, come al solito, vi invito a iscrivervi al mio canale. A voi non costa assolutamente nulla, ma grazie alla vostra iscrizione mi aiuterete a far crescere questo mio progetto. E adesso, sigla! Per quanto riguarda la tracciatura, la creazione di un percorso, io normalmente mi vado a collegare col computer a MyDrive, che adesso vi faccio vedere. MyDrive è un software online messo a disposizione da TomTom. Come vedete io ce l'ho già salvato, vado a cliccare e normalmente... Allora, vado dentro, allora, vediamo se riesco, la connessione oggi è lenta, eccolo qui. Quindi, accedi, io sono già registrato, ok. Allora, per poter utilizzare TomTom Drive bisogna ovviamente registrarsi ed è un discorso abbastanza semplice. Allora, come funziona il TomTom My Drive? Allora, qui sulla sinistra abbiamo delle funzioni. La prima è quella di pianificare il percorso, quindi tramite questa qua io vado a fare il percorso che poi io andrò a utilizzare quando sono in moto. Le mie posizioni praticamente qua vanno messe la casa dove abito, per esempio, quindi normalmente io ho messo la partenza, oppure aggiungi il lavoro dove si lavora, ecco questo discorso qua. Sotto qua ci sono tutti i percorsi che in precedenza avevo creato. Questo qui è il TomTom Road Trips, dove ci sono già inserite alcune mappe fatte già in precedenza da altri utilizzatori di TomTom My Drive, e queste sono le impostazioni, quindi impostazione della mappa, impostazione di My Drive, quindi questo qua è un discorso soggettivo. Ma andiamo a creare un percorso, quindi vado a cliccare sulla moto. Quindi vado a mettere il punto di partenza, in questo caso io metto casa, in automatico, ecco qui, c'è già casa, lo mette lì, e poi vado a mettere, che so, un posto dove vorrei andare, facciamo finta, non lo so, mettiamo che voglio andare, mettiamo Seborga, dai, il Principato di Seborga, che è un principato dove sono stato qualche tempo fa. Allora, Seborga. Lui ti dice quale Seborga, quindi Liguria, poi c'è le varie vie di Seborga, vedete dove c'è qua il simbolo della macchina fotografica, perché è un punto di interesse turistico, il comune di Seborga, comunque la Pro Seborga sarebbe la Pro Loco, ma no, mettiamo Seborga direttamente qua, uno generico, finisce il discorso. Allora, lui sta pianificando il percorso e vedete che lui ha messo l'andata e il ritorno. Perché? Perché io avevo impostato l'opzione itinerario entusiasmante, ma se io volessi mettere quello più veloce, vado a cliccare su quello più veloce e il programma dà tre opzioni, quindi un'opzione da 3 euro, da 3 ore e 3 minuti, da 3 ore e 21, 3 ore e 39, e ovviamente io andrei a scegliere poi quello che più mi
aggrada. Poi partenza ora, nel caso in cui io volessi partire adesso, oppure se io volessi mettere, se ho già diciamo la data di partenza con l'ora di partenza, mi vado a impostare qui quando parto. A cosa serve questo? Serve diciamo, a far capire al sistema, al programma se ci sono delle lezioni, ci sono dei lavori. Allora in base a questo tipo di opzione lui va a scegliere il tipo di strada. Vabbè, mettiamo partenza ora. Poi evita, cosa voglio evitare? Quando io vado a cliccare, se io voglio evitare le autostrade vado a cliccare sopra. Strade non asfaltate io lo faccio sempre perché altrimenti mi fa fare lo sterrato. Strade a pedaggio, se non voglio pagare il pedaggio, quindi vado a cliccare le cose che voglio evitare. Ovviamente traghetti in questo caso non è il caso. Corsie riservate al carpooling nel caso in cui c'è questo discorso qua del carpooling, ma io non lo vado a fregare mai. Quindi clicco su fatto e lui va ad aggiornarsi, e quindi vedete che da 3 ore e 03 è passato a 5 ore di tracciato. E se voglio vado a ingrandire e mi vado a vedere il percorso. Se questo percorso non mi piace e lo voglio modificare, lo posso fare benissimo in 2 modi: o aggiungendo un punto, ok, facciamo finta che io voglio passare da Cuneo, io vado qua su aggiungi, metto Cuneo per esempio, voglio passare da Cuneo, clicco su Cuneo, poi mi vado a posizionare dove ci sono questi 3 puntini, lo vado a mettere come punto, secondo punto, e allora, e il sistema cosa fa? Mi ha cambiato il percorso facendomi passare da Cuneo. Questo è un sistema. Oppure posso interagire direttamente sulla mappa. Per esempio io voglio passare da Busca, cosa faccio? Vado a posizionarmi dove c'è il percorso e lo vado a spostare su Busca, eccolo qua, e lui automaticamente mi va a reimpostare il tracciato. È molto semplice. Facciamo un'altra ipotesi, facciamo che io voglio fare un percorso entusiasmante. Allora, per quanto riguarda questa opzione, vedete, il programma ti va a calcolare sia l'andata che il ritorno, 17 ore. Comunque, allora, ci sono delle opzioni, vedete, la pendenza qui in alto, quindi posso mettere meno pendente, pendenza media, allora nel frattempo va a calcolare, nel frattempo vedete che cambia, e pendenze maggiori. Per quanto riguarda invece, lui ha scritto qua vento, ma è un discorso legato alle curve, se voglio tante curve o meno curve. Allora facciamo finta che io voglio un percorso con una pendenza media e poche curve, e lui mi va a tracciare, infatti vedete che è cambiato il percorso. Oppure voglio fare tante curve e il sistema, vedete, ha cominciato a mettere tutto un discorso con molte più curve. Ok, se io invece volessi andare a fare un percorso esclusivamente di andata, dove c'è qua itinerario, vado a toglierlo e il sistema mi va a calcolare soltanto l'andata, quindi da casa, vedete, mi fa fare tutte queste curve, mi fa scendere e poi mi fa arrivare fino al Principato di Seborga. Ovviamente avevo già impostato Cuneo come tappa e quindi lui mi fa passare da Cuneo. Il programma online è molto semplice da utilizzare, come avete visto. Nel caso in cui io questo tracciato, questo percorso lo volessi andare a salvare, molto semplice, lo posso salvare. Prima di spiegarvi di salvare vi faccio vedere quest'altra opzione, che sono le direzioni. Qua praticamente il programma vi fa vedere
tutto ciò che voi dovrete andare a fare quando sarete su strada, quindi il famoso roadmap, tutto scritto bene. Questo roadmap, se volete, lo potete anche stampare, qui c'è la possibilità di stamparlo, oppure questo percorso lo potete condividere con altre persone, quindi GPX lo scaricate, eccolo qui, scarica, oppure si copia il link negli appunti, oppure con questa icona qua lo si può mandare tramite email. Comunque andiamo avanti. Allora, nascondiamo le direzioni. Allora, facciamo finta che noi vogliamo andare a salvare questo percorso nei miei percorsi preferiti. Vado a cliccare salva in miei percorsi, vado a mettere il nome che mi interessa, da casa a Seborga o solo Seborga, viaggio a Seborga. Facciamo finta che io voglio mettere gita a Seborga, ma quello è un discorso, diciamo, soggettivo. Qua se vogliamo aggiungere le foto le possiamo aggiungere, questo nel caso in cui abbiamo fatto il percorso e vogliamo aggiungere delle foto. Questo serve per lo più per quando noi vogliamo condividere questo percorso con altre persone, oppure con la community di TomTom My Drive. Poi in automatico il programma sceglie gli hashtag, quindi costiero, culturale, epico, e noi andiamo a mettere gli hashtag, a cliccare gli hashtag che ci interessano di più. Ok, viaggio di un giorno, storico, culturale, quello che a noi ci interessa. Una cosa importante: sincronizza questo percorso come traccia con i miei dispositivi. Questo è molto importante da ricordarsi, da fare, perché altrimenti questo percorso non sarà mai tra la lista dei miei dispositivi, in questo caso con il TomTom Rider. Quindi nel momento in cui io frego un discorso del genere, quindi frego questo, sono sicuro che poi ce l'avrò nei miei dispositivi. Quindi salva, e automaticamente gira Seborga, qua mi dà 343 km, 10 ore 45, Italia, sincronizza, quindi qua mi dice che l'ho già fregato, lo posso sincronizzare, e quindi sono a posto. Il percorso lo posso eliminare, lo posso modificare, e anche qua lo posso condividere con altri. Se voglio modificare il percorso, semplice, ci clicco sopra e lo vado a modificare. Vedete che da blu scuro è ritornato azzurro, e con azzurro lo posso modificare. Quindi che so, voglio fare una modifica, ho deciso di passare da Fossano, metto lì, ok, passo da Fossano e il sistema mi fa passare da Fossano, salva, boom, e quindi salva di nuovo, eccolo qua, e quindi mi fa la rotta verso Fossano, ovviamente con l'aumento delle ore e dei chilometri. Quindi per quanto riguarda l'utilizzo di TomTom My Drive è molto molto semplice. Poi questa traccia la andremo a trovare sui dispositivi che poi vi farò vedere. L'altra cosa furba che ha fatto TomTom My Drive è quello di avere delle applicazioni sul telefono, che io adesso vi faccio vedere. Ok, vado a condividerlo un attimo solo. Ok, duplica schermo. Ecco qua, vedete poi in basso, vedete, questo qua è il mio schermo, e da questo momento in poi vi faccio vedere quello che c'è sul telefonino. Allora, l'applicazione, come dicevo poco fa, è questo qua, il My Drive, che altro non è il programma online che abbiamo visto poco fa, né più e né meno. Ovviamente nel momento in cui noi siamo registrati accederemo a questa app come se fosse il computer, quindi qua abbiamo tutte le varie opzioni, dicevo, quindi pianifica percorso, le mie posizioni, i miei percorsi, uguale a quello del computer. In più abbiamo i contatti. Questo serve nel momento in cui noi abbiamo nei contatti anche gli indirizzi. Automaticamente, quando noi importiamo i contatti all'interno di TomTom My Drive, noi possiamo andare direttamente a casa dei nostri contatti, semplicemente cliccando vai da Mario Rossi, per esempio, rivelatore del traffico. Praticamente, allora, ci dà la possibilità
di rilevare il traffico sull'istante. Infatti attiva il widget il rilevatore del traffico per conoscere i tempi di viaggio verso casa e verso il lavoro. Quindi se noi lo attiviamo ci dà la possibilità di... Ok, questo connetti il mio dispositivo. Ok, e in questo caso se io voglio connettere direttamente il dispositivo al telefono, e qua è molto più semplice. E infatti qua ti dice ok, mostrami come, lui ti dice MyDrive vorrebbe inviarti le notifiche, bene, consenti, ok, accendi il tuo dispositivo, qua comunque ti spiega passo passo come fare, e quindi abbastanza intuitivo. Quindi account TomTom, quindi effettuato l'accesso, la destinazione e le località salvate vengono automaticamente sincronizzate con MyDrive e sono accessibili su tutti i dispositivi, perché questo qua è il mio account Salvo8, che è il mio account di TomTom. Ok, quindi andiamo avanti, impostazioni. Ok, quindi se voglio fare chilometri, miglia, yard, miglia e piedi, quindi le varie impostazioni che mi interessano, ovviamente nel nostro caso chilometri, mostra percorsi alternativi, io ho messo, l'ho flaggato sì, perché così se ci sono dei problemi di traffico ho sempre il percorso alternativo pronto. Poi andiamo avanti, info, ovviamente ti dà tutte le informazioni per quanto riguarda il, il sistema, il programma che è online, quindi è molto molto semplice. Mentre l'altra, vedete, sposto il telefonino, vedete in questo caso il telefonino mi fa girare anche la mia posizione. Ok, allora, l'altra applicazione che voglio far vedere, sempre messa a disposizione gratuitamente da TomTom, è questo qua, GoRide, che è molto semplice da utilizzare anche quella. Praticamente possiamo utilizzare il nostro telefono come un vero e proprio navigatore. Allora, qui in alto abbiamo la possibilità di avere i percorsi salvati, quindi essendo questa app che è collegata con il TomTom MyDrive, automaticamente tutti i percorsi salvati ce li abbiamo anche qui. Quindi un attimo che si vanno a caricare, e tutti i percorsi che io avevo precedentemente salvato su TomTom MyDrive vanno a caricarsi qua. Quindi vedete Gita Seborg, quella che abbiamo praticamente fatto poco fa, quindi tutte le varie escursioni che c'erano prima. Quindi avvia viaggio libero, praticamente facendo così il programma segue tranquillamente e ci fa vedere la strada. Viaggio libero, dai. Dove si va? In questo caso qua vuoi cercare l'indirizzo e facciamo finta che voglio andare a corso, che so, corso in Inghilterra, in automatico da tutti i corso Inghilterra che sono nelle vicinanze, quindi in ordine, vedete, dal più vicino man mano al più lontano. Facciamo finta che io voglio andare corso Inghilterra a Mondovì, ok, clicco e lui è pronto, vado su vai qui, dopodiché clicco su GoRide e inizia a guidare su via nazionale. ecco, e praticamente dice comincia a navigare, fare quello che c'è da fare. Interrompi, ok, interrompiamo il annulla percorso, sì. Poi vediamo le altre opzioni, sì, sempre il discorso di account, quindi Salvatore Manfredi, l'account, gestisce account, il mio account, tutte le varie cose, ok? Sempre le varie impostazioni come abbiamo visto prima, mostra incidenti, mostra il flusso del traffico, e tutte le varie cose che comunque ci sono. Feedback e supporto, suggerisci una funzionalità, quindi se vogliamo suggerire qualcosa, chatta con noi. Comunque anche questo tipo di app è abbastanza semplice ed intuitiva, quindi abbiamo queste due app, il MyDrive e il GoRide, che noi possiamo utilizzare tranquillamente. Bene, dopo avervi spiegato
come funzionano le varie applicazioni e i programmi che io utilizzo con il TomTom e che TomTom suggerisce ovviamente. Adesso andiamo a vedere come portare il tutto sui dispositivi che ho sulla moto, o meglio sul dispositivo che ho sulla moto, sul TomTom Rider. Andiamo giù e andiamo a vedere come funziona sulla moto, dai. Allora, andiamo a fare una simulazione di utilizzo del TomTom Rider che ho in mio possesso. L'ho smontato dalla moto perché in questo momento sta piovendo, quindi non riuscivo a fare il video. Allora, andiamo a simulare l'accensione della moto e vi faccio vedere appena noi accendiamo la moto, quindi diamo corrente, in automatico si accende anche il dispositivo. Ecco, in questo caso io do corrente, si accende il dispositivo, dovrebbe fra qualche istante connettersi al telefono. Eccolo qua, telefono connesso, quindi anche lui fa tutto il suo iter. Allora, vede già il dispositivo, andiamo a vedere le sue funzioni più importanti. Allora, andiamo a cliccare su menu e ci appare una serie di menu. Quando io vado su cerca, ovviamente qui io vado ad inserire il mio indirizzo, a prescindere che sia prima la via o poi il paese non ha importanza, utilizziamo la nostra tastiera touch. Poi abbiamo qua il percorso emozionante. Questo è lo stesso discorso che noi abbiamo sul computer. Possiamo utilizzare il percorso emozionante o semplicemente cliccando una posizione sulla mappa, oppure cliccando sui tre puntini mi dice di impostare la destinazione, dove vuoi andare vado su cerca e vado ad immettere l'indirizzo così come ho fatto in precedenza. Vado indietro, vado ancora indietro. Ok, se voi vedete qua sopra ci sono le due icone uguali a quelli del computer. Questa qua serve per quanto riguarda la scelta di che tipo di curve fare, se ne voglio fare tante o meno, e questo qua per quanto riguarda le pendenze, uguale, identico a come il computer. Quindi andiamo a fare una simulazione, faccio finta che io voglio andare in un punto particolare della mappa. Visto che così è piccola non riesco a individuarla, ingrandisco con le due ditine. Allora, vediamo se in casa riesco a collegarmi con il satellite e faccio finta che voglio andare in un punto particolare di questa mappa. Facciamo finta che voglio andare qui. Vedete, lui ha messo la bandierina che è il punto di arrivo, in questo momento sta cercando il percorso emozionante più adatto. Vediamo cosa succede, dopodiché dovrebbe dirmi se ci sono o meno percorsi con strade non asfaltate o con strade asfaltate. Vediamo cosa mi dice il sistema, nel frattempo si carica. Ecco qui. Tutto a posto così, non voglio fare nient'altro. Bene, a questo punto se voglio aggiungere soste aggiungo altre soste, se non voglio aggiungere altre soste, vedete lui già mi ha percorso il tutto. Lui ha fatto già pianificato andata e ritorno così come è sul computer, scusate, 6 ore e 42 di tempo, 253 km, vado su guida e lui automaticamente mi dirà di partire con il simbolo, eccolo qua, inizia col simbolo della moto, vado su inizia e lui mi dirà di partire. È abbastanza semplice. Se voi Arriverai a destinazione alle 20:25. ok, alle 20:25, hai ragione tu, perfetto. Andiamo indietro, vado su menu, vado a cancellarmi questo percorso corrente, lo vado a cancella percorso e lo vado a cancellare. Perfetto. Ritorno su menu e vado a cliccare sui miei percorsi e qui dovrebbero esserci i percorsi che abbiamo caricato l'altro giorno. Allora andiamo a vedere.
Castello Real, dunque, vediamo, ci sono tutti i vari percorsi che ho messo, adesso non mi ricordo quale percorso ho messo, vabbè, tanto sono qui, ce ne sono tante, quindi li troverete tutte quante qui segnate. Sono ovviamente segnate tutti quanti in ordine a Lago d'Orto, Europa, non mi ricordo, comunque sono tutte qua. Va bene, andiamo avanti. Vai a casa, in questo caso, nel momento in cui io mi trovo in qualsiasi parte, voglio tornare a casa, lui mi dice che mi fa tornare a casa, ok? Quindi torno a casa e lui mi fa andare. Ovviamente il percorso non parte perché lui già capisce che sono qui a casa, quindi non fa partire il dispositivo. Percorso corrente l'abbiamo fatto poco fa, telefono per quanto riguarda le impostazioni, cioè associare il telefonino con il GPS, andiamo avanti. Avvia registrazione, questo è molto interessante perché permette di registrare il percorso che noi stiamo facendo. Quindi se io vado su avvia registrazione, lui da questo momento in poi comincia a registrare e c'è il pallino rosso che sta a indicare la registrazione. Se io voglio fermare la registrazione, vado di nuovo su interrompi registrazione, lui interrompe registrazione e via. No, in questo caso non lo voglio salvare, vado indietro. Le mie posizioni, qui c'è l'elenco di tutte le posizioni che io ho precedentemente salvato, quindi casa, destinazioni recenti, sono tutti i posti dove sono stato io recentemente, quindi Strade Senza Nome, Levano Ferrara, Cascina, quindi sono tutti i nomi dei posti dove sono andato prima. Andiamo avanti. Ok, parcheggi. Allora, qui nel momento in cui noi abbiamo dei parcheggi, il nome del parcheggio, mettiamo il parcheggio, questi qua sono tutti i parcheggi vicino a me, oppure se io so che devo andare in un parcheggio particolare, vado qui a immettere il parcheggio con il nome, perché sapete voi che ci sono i parcheggi con i vari nomi, e il dispositivo le va a contrassegnare. Andiamo indietro, faccio un esempio. Se volete anche dalla cartina, scorrendo, potete andare a beccare i parcheggi. Qua in questo caso dai parcheggi vicino a me, se io invece non metto vicino a me, ma metto parcheggi in città oppure lungo il percorso, quindi vado a impostare praticamente il parcheggio che io voglio andare ad utilizzare. È abbastanza intuitivo il TomTom Rider, basta smanettarci sopra. Stazioni di servizio, qua ti dà l'elenco di tutte le stazioni di servizio che ci sono vicino a me o comunque lungo il percorso, basta mettere il flag. In questo momento, se voi vedete vicino a destinazione, lungo il percorso, non sono evidenziate perché ovviamente in questo momento il percorso non c'è, non ho messo il percorso, quindi è ovvio che non viene evidenziato. Poi statistiche di viaggio, mi va a dire quali sono state le statistiche. Oggi ovviamente non ho viaggiato, qua mi dà l'opzione dal 18-10, che è stata diciamo l'ultima volta che sono uscito con la moto, oppure sempre. Qua praticamente mi dice che da quando ho il TomTom, quindi ce l'ho, eh, saranno 2 anni mi pare, sì, settembre 2021, no, diciamo che sia ottobre-novembre 2021, ho già percorso più di 26.000 km, la velocità media di 58 km orari, 133 km orari la velocità massima, e il tempo di guida 18 ore, 18 giorni e mezzo, quindi come se avessi guidato senza sosta per 18 giorni. Andiamo
avanti, quindi le statistiche ci possono anche stare. Impostazioni, qui abbiamo tutte le varie impostazioni che mi possono servire, quindi l'aspetto del TomTom, il display, la barra del percorso, ok, tutto, basta andare qua, scorrere e possiamo praticamente avere gli aspetti e le impostazioni che ci aggradano di più, ma questo è un discorso, dicevo, abbastanza personale. Aspetto, collegamento col Bluetooth, quindi l'auricolare non è connesso perché non c'è nessun auricolare in questo momento, chiamate via voce non è disponibile perché io non ho collegato il mio telefono con il Bluetooth perché preferisco utilizzare diciamo il dispositivo Bluetooth della moto per parlare al telefono, la rete, quindi internet è connessa, andiamo avanti. Le voci, qui nel caso in cui non vogliamo utilizzare le voci, in questo momento io ho la voce di una donna, ma se voi siete amanti delle voci e degli accenti più strani vi potete sbizzarrire. Quindi qua abbiamo poi le mappe, quindi in questo caso io dovrei avere soltanto, eccola qua, la mappa dell'Europa. Poi pianificazione percorsi, qui le varie impostazioni come io voglio il percorso, quindi se voglio un suggerimento delle destinazioni, il TomTom in automatico me lo dici, prendi sempre il percorso più veloce oppure chiedimi di scegliere, quindi io preferisco, come fanno tanti, di ogni volta di scegliere quel tipo di percorso intraprendere, io ho messo qua sempre il percorso più veloce e così via, ok? Poi si può anche impostare il navigatore con le strade da evitare. Io ho sempre messo da evitare le strade non asfaltate perché con la Goldwing capirete bene che non è il caso. Qui per quanto riguarda i suoni e gli avvisi, quindi i vari tipi di suono, tipo di avviso, suoni, quindi ogni volta che c'è qualche cosa, qualche avviso mi suona una specie di allarme, quindi mi suona quando ci sono gli autovelox, sia fissi che mobili, comunque io ho impostato il navigatore secondo le mie esigenze. Sensibilità touch, qui lo possiamo scegliere senza guanti, guanti sottili per quanto riguarda i guanti estivi e guanti più spessi. In questo momento ce l'ho senza guanti perché devo fare il video e quindi preferisco avere questo tipo di sensibilità, ma io normalmente in inverno metto i guanti spessi, ovviamente in estate i guanti sottili. Poi lingue, unità di misura, il sistema, quindi che tipo di sistema noi vogliamo utilizzare, formattare la scheda in memoria, quindi tutte le varie informazioni, e scegli il tipo di ricerca, comunque tutti i sistemi che noi vogliamo utilizzare. E poi qua c'è il discorso delle informazioni sul TomTom, ok? E il mio caso è il TomTom Rider 450, e le classiche informazioni. Poi andiamo avanti, ritorniamo sulla schermata generale. Ok, in questo momento vedete che il dispositivo è sulla mappa 2D, ma io se voglio andare sulla mappa 3D basta andare su questa freccina in alto e in automatico ho l'indicazione 3D. Qui in alto abbiamo invece il menu delle impostazioni rapide, quindi il volume, senza volume, quindi auto disattivato, adesso lo riattivo, ho riattivato, qua se voglio fare il tipo di il volume, ok, questo se voglio la modalità notte o meno, ecco qua, modalità notte, quindi vedete che adesso è un po' più scuro, che non dà fastidio quando si guida durante la notte. Ok, e questo qua è quanto. Penso di avervi detto tutto. Ah, ecco un'altra cosa, quando viaggiate state ben attenti qua sopra che tutte le icone, le tre icone siano accese. Questa qua è l'icona, dicevo, del Bluetooth, quindi il Bluetooth è attivato, quindi è collegato col telefonino. Poi abbiamo l'icona del collegamento con MyDrive, quindi in questo momento MyDrive ho l'accesso a MyDrive e questa qua è infotraffico, quindi il dispositivo sa se durante il mio percorso c'è traffico o meno. Se voglio andare ad cambiare o andare ad aggiustare queste impostazioni, io vado a cliccarci sopra su tutte e tre e loro abbiamo qui mi appaiono le tre icone, quindi il traffic, MyDrive e Bluetooth, connesso, connesso, connesso. Se io ci vado a cliccare sopra mi dà tutte le varie
stato della rete attivato, traffic attivato, autovelox tutto attivato, quindi tutto a posto. Lo stesso discorso con MyDrive, che è connesso, ok, MyDrive attivato, e quindi in questo momento interrompe la sincronizzazione perché si sta sincronizzando con il drive di TomTom. Tutto l'autovelox va bene, tutto riceve automaticamente aggiornamenti per quanto riguarda gli autovelox. Va bene, penso di avervi detto tutto. Se ci sono dei suggerimenti oppure altre richieste in merito al TomTom, scrivetelo pure sui commenti, io cercherò di accontentarvi. Bene, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e che non sia stato troppo pippone. So che è risultato un po' lungo, però ho cercato di stringere il più possibile. E se vi ho annoiato, credetemi, non era nelle mie intenzioni. Comunque, detto ciò, io vi invito a dare dei suggerimenti, a scrivermi qualche consiglio in più per quanto riguarda l'utilizzo del TomTom. Se volete, fatelo pure qui sotto sui commenti. Bene, detto ciò, io vorrei concludere, come ho sempre fatto, citando il buon Nico Cereghini, il quale in suo programma televisivo di tantissimi anni fa diceva sempre: casco in testa, ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi, iscrivetevi al mio canale. Ciao!